Benvenuta Smart #1, il crossover creato in collaborazione con Mercedes e Geely, il gruppo cinese proprietario tra l'altro di Volvo e Lotus. Questa è una versione proprio interessante, per questo che siamo in pista. È quella famosa pubblicizzata dallo 0 a 100 in 3 secondi 9, dovuto ai 428 cavalli dei due motori. Il 36% di questa potenza è distribuita all'anteriore insieme alla coppia complessiva di 543 Nm, che è impressionante, e il 64% al posteriore grazie appunto all'altro motore. Sono curioso di capire come questo piccolo crossover di 1900 kg comunque potrà andare in pista, perché la potenza e la coppia sono davvero impressionanti, specie su un'auto elettrica dove potenza e coppia arrivano subito. Quindi proviamo e cerchiamo di capire come va in pista e che tempo farà su questo tracciato. Impostiamo il driving mode Brabus, quello più potente su questa Smart #1 Brabus, ma soprattutto togliamo ISC off, i controlli di trazione, tutto disinserito. Smart #1 Brabus, scopriamo come va. 428 cavalli, via! In modalità Brabus con tutti e due i motori, accelerazione straordinaria, sembra davvero un'auto da rally, addirittura più di un R5, ma questo è perché la coppia arriva subito. 428 cavalli, 543 Nm disponibili subito, danno una botta straordinaria. Quindi il motore è veramente apprezzabilissimo su questa vettura, tanta roba. Ho disinserito i controlli, che non sono in realtà totalmente disinseribili, perché il traction control va via ma l'SP latente rimane attivo, ma scopriamo che non è un male. Vediamo come va durante l'hot lap. Via, prima curva, l'inserimento è buono, l'anteriore entra subito. E però l'assetto non accompagnare. La vettura fondamentalmente rimane un crossover, quindi leggermente alta, rimane anche impegnativa, dicevo leggermente alta, morbida, comincia a muovere molto la scocca e il setup complessivo. Guardiamo qui in questa S dove l'anteriore fatica, la macchina perde la linea. Anticipiamo appunto l'ingresso, via di accelerazione, il motore è strabiliante. Qui dovrebbe andare via un po' dietro, invece il motore anteriore accompagnato da questo assetto fa sì che il sottosterzo diventi abbastanza evidente. Via velocissimi. Quindi dicevo, la morbidezza del telaio è eccessiva, io vorrei una macchina più bassa, quindi un abbassamento del corpo vettura, e mi piacerebbe avere una rigidità maggiore, magari ottenuta anche solo con barre e molle più efficaci. Con poco davvero si potrebbe migliorare di molto il setup di questa macchina. L'SP, dicevo, interviene, lo sentite, in maniera abbastanza netta, però è più dovuto alle difficoltà dell'assetto che a un intervento eccessivo dell'SP. Quindi con un assetto un po' più rigido, un po' più efficace, anche l'SP sono convinto entrerebbe meno, e un minimo di SP latente con queste potenze ci vuole, perché la potenza sembra davvero quella di una vettura da rally vera, forse più di un R5, come scarica questa coppia di 543 Nm, subito disponibile insieme ai 428 cavalli. Scopriamo il tempo, sarebbe migliorabile almeno di 2 secondi, credo, con un buon assetto. Però è bella la vettura, la base c'è, davvero, è anche bilanciata con le batterie posizionate sul pianale, quindi ci piace. Qualche modifica secondo me la dobbiamo però pensare. Spero vi sia piaciuta. Purtroppo gli pneumatici non sono così efficaci, non siamo riusciti a trovare pneumatici racing, e quindi anche questo un po' inciderà sul tempo, lo sentite dal rumore, davvero impressionante. Come è andata la prova del tempo questa Brabus #1? 1:23,77, un buon tempo su questo circuito di Busca, più veloce ad esempio della Golf GT ovviamente, ma anche della BMW M135, che però a causa anche del cambio non aveva mostrato delle prestazioni così entusiasmanti. Potrebbe fare di meglio, secondo me sì, almeno 1,5 secondi sul giro, come l'ho detto, modificando l'assetto, molle, barre più dure, abbassando il corpo vettura. E da fare su una vettura di questo tipo. L'assetto sembra oggettivamente un assetto quasi da terra, da crossover per l'appunto, quindi un movimento latino
laterale, un rollio, un movimento orizzontale, il beccheggio eccessivo, e questo fa allungare veramente di tanto la percorrenza di curva. I tempi non sono quelli che cercheremo sul tracciato di questo tipo, quindi è un peccato non intervenire sull'assetto. Se non lo farà Smart con Brabus, qualche cosa noi ci inventeremo sicuramente, perché la macchina ci piace davvero e merita di più con questi 428 cavalli, grazie anche ai due motori. Davvero divertente e già ha un ottimo inserimento. Vi aspetto però per il prossimo video, sempre sul mio canale YouTube.